Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Se siete curiosi come ho creato questo bellissimo buffet, vi invito, accomodatevi e guardate attentamente come l'ho creato. Qua iniziamo con l'impasto per le pizzette. Faccio l'impasto per le pizzette, solo che lo volevo modificare, no? Qua frullo la zucca che l'ho messa prima al forno, no? L'ho preparata con un po' di olio, con un po' di sale, scusate. Ho tritato bene la zucca e anche spinaci. L'impasto l'ho diviso in due parti, per cui uno amalgo bene la zucca e un altro spinaci, perché volevo che il nostro tavolo diventa tutto bello colorato, no? E per cui ci saranno due varietà di pizzette, alla zucca come l'impasto e con spinaci. Qua mi preparo tutto quello che mi servirà per gli antipasti. Pulisco bene gli asparagi e li lavo e mi preparo tutto quanto. Qua taglio la mozzarella a cubetti. Intanto mi preparo tutto quello che so che mi potrà servire, no? Così vado prima a creare tutto. Ecco, la prossima ricetta del prossimo antipasto partiamo con questo. Qua vi ho messo tutti gli ingredienti, però non vi preoccupate che comunque adesso vi dico tutto come ho fatto. Qua abbiamo le uova, asparagi, formaggio spalmabile, sale, olio, latte, cetriolo, avocado. Allora, iniziamo a fare il crepe. La ricetta è quella classica che la trovate ovunque, solo che io ho aggiunto i spinaci che li avevo già bolliti, già frullati e abbiamo ottenuti, vedete che bel colore, così facciamo un bel rotolo molto molto carino. Qua per il ripieno frullo bene il formaggio spalmabile, l'avocado e un po' di basilico. Metto tutto bene, le spalmo dappertutto. Dopo metto soltanto il cetriolo, la parte dura, mi servirà per la croccantezza di questo antipasto. Vedete, ho messo solo la parte dura del cetriolo. Dopo aggiungo il salmone, rotoliamo tutto bene e lo teniamo al frigo. Questo antipasto lo possiamo preparare anche un giorno prima per non correre, diciamo, il giorno che abbiamo già gli ospiti, che magari diventa tutto più difficile, per cui lo prepariamo bene e lo mettiamo al frigo. Iniziamo con le pizzette. Non trovavo la forma per tagliare le pizzette, ho preso un tappo e ce l'abbiamo fatta la stessa. Per cui qua abbiamo l'impasto, quello con la zucca e con i spinaci, no? Per cui taglio tutto, facciamo questi pizzetti, aggiungo un po' di salsa di pomodoro con un po' di olio, sale, pepe, aggiungo mozzarella, aggiungo pomodori secchi, olive, insomma quello che ci piace di più e prepariamo queste pizzette. Il prossimo è con la pasta sfoglia, aggiungo il prosciutto, mozzarella e asparagi. Ecco, dopo lo chiudiamo tutto bene, alla fine lo spalmiamo con l'uovo e il latte e lo mettiamo a forno e sono molto molto buoni. I'm out of reasons, I'm out of rhyme, but I'll only tell you that I'm out of time. I'm sick of love songs, I'm tired of this, and I wanna tell you straight just like it is. You're watching me like you want me, but you're still holding back, still holding back. Honestly, you're annoying me with the way. Prossimo antipasto facciamo tipo delle palline molto molto buoni, per cui mi servirà il formaggio duro, la ricotta e spalmabile greca. Aggiungo tutti questi tre formaggi insieme, ho tritato il formaggio quello più duro e ho amalgamato tutto bene, anche il basilico, frullo tutto e provo a fare queste palline che dopo li rotolo in questi noci, così rimane morbido dentro e croccante fuori, è una combinazione molto molto buona. I'm out of patience, I'm out of
Quest'altro antipasto prepariamo così: formaggio spalmabile, l'avocado, limone, poi potete mettere un po' di sale, pepe, quello che pensate che vi piace di più, e frullo tutto bene e facciamo altre paline che sono molto molto buoni anche questi, solo che ha già un gusto più fresco, più delicato. Qua trito bene menta, basilico, frutta rossa e anche i noci di prima. Ho fatto tutto un impasto così e questi palini li rotolo e abbiamo ottenuto anche qua un impasto croccante ma è più fresco perché c'è la menta, c'è il limone, così è più un gusto più delicato. Io comunque sugli antipasti di oggi ho voluto fare gli antipasti quelli più particolari magari e quelli molto più leggeri, perché diciamo quando ci sono le feste già si mangia abbastanza, almeno gli antipasti che siano ben leggeri. Qua frullo formaggio spalmabile, l'avocado e un po' di limone e faccio questi rosetti in sac à poche. Ho messo tutto l'impasto, io ho aggiunto anche i gamberi che li ho fritti un po' per dargli quel bel colorito e ho aggiunto un gambero, così abbiamo un altro antipasto sempre fresco e molto saporito. Aggiungo anche questi cestini in pasta sfoglia, sempre con stesso impasto, con stesso ripieno, solo che ho aggiunto il salmone. Qua invece preparo il bacon, volevo farlo tipo più croccante, sono andata a soffriggerlo un po'. Tagliamo la mela verde, quella invernale, no? Mi raccomando questa verde perché per questo antipasto con il bacon ha bisogno di questa mela. Per cui taglio la mela, il formaggio sopra e aggiungiamo il bacon e un po' di pepe rosa. È una combinazione croccante, dolce, formaggio e la mela un po' asprina. E chi ama queste combinazioni di gusti è un antipasto giusto. Il prossimo antipasto ho preso il bastoncino, dopo ho messo la verdura, quella che ci piace di più, un foglio di verdura, pomodorino, mozzarella e l'olivo. È sempre così, verdura, pomodorino, mozzarella e le olive, no? E così si vede tutto bello colorato anche questo. Steal all the gold you can get. Show me your love, leave me breathless. Poi provo a farle diverse, no? Anche cetriolo, gambero, pomodorino, olivo. Insomma, ci giochiamo con i gusti, con i colori. I'm out of patience, I'm out of feels, but I guess I'm waiting around for something real. I'm going crazy, like what's the deal? 'Cause I want you to show me what you feel. You're watching. Quest'altro antipasto ho messo foglio di basilico, mozzarella e la mora nera. È molto molto buono, credetemi, perché alla fine di tutto questo antipasto diciamo che e adesso alla fine, no, ho aggiunto un po' di mele, un po' di basilico e come croccantezza mettiamo un po' di noci. Facciamo anche antipasto in bicchieri, aggiungo la rucola, pezzettini di avocado, pezzettini di cetriolo, i gamberi e dopo ho fatto anche la salsa rosa. Il sac à poche ormai era con un altro impasto, no? E ho messo un sacchetto semplice, ho fatto il buco tagliato e l'ho riempiti. Qua invece ho preso il cetriolo, lo tagliamo fine fine, la base ho messo l'avocado e su questo bastoncino infiliamo prima la frutta rossa, ok? Dopo infiliamo questa fettina di cetriolo, poi possiamo mettere in mezzo per dare il colore e anche il gusto o l'olivo, il pomodoro o anche un pezzettino di ananas. Ho preparato anche canestrello e soltanto pan grattato, prezzemolo, aglio, olio e un po' di sale e a forno. Qua prepariamo il tavolo, qua inizia il bello per me giocare con queste cose. Ho trovato una bella tovaglia, tutta bella bordeaux, morbida. So che il bordeaux quest'anno non va di moda, però io non sono per la moda, sono per quello che mi piace e quello che sento di fare. Aggiungiamo questi
bellissime rose. Qua vi volevo fare vedere, vedete, se noi mettiamo gli antipasti anche sui taglieri così in legna, così comunque si vede molto bene. Io però ho deciso di presentarvelo in un'altra maniera. E su questa tovaglia bordeaux voglio aggiungere tutto bianco e nero. Qua aggiungo le bevande per l'antipasto, preparo i piatti, ho messo i tovaglioli neri per stare, no, sulla stessa nuance di tutto il tavolo. E adesso vi presento tutto il tavolo, tutta la nostra fatica alla fine ha un risultato così. Se questo video vi è piaciuto, lo trovate utile, interessante, io ho bisogno di vostro sostegno, per cui mi farebbe piacere se mi lasciate un mi piace, un commento o iscrivetevi al mio canale. Io vi saluto, vi auguro un buon Natale a tutti e noi ci vediamo presto. Ciao ciao e buon Natale! And lights, I'm strolling around, just wondering where you have gone to. Are you just around the corner?